Salve a tutti, oggi siamo qui per parlare di coraggio e appunto come diceva Giuseppe io sarò qui per parlare del coraggio delle donne, di donne che hanno osato sfidare il potere in un paese in cui oggi ribellarsi significa ancora rischiare la vita. Stiamo parlando della Russia dove da 13 anni ormai al potere c'è sempre lo stesso uomo, un uomo forte, Vladimir Putin. E vorrei iniziare il mio intervento con una storia piccola. La storia di una ragazza che viveva in Russia, ma in una regione così lontana da Mosca che per lei il russo era una lingua straniera, non lo capiva. Si chiamava Elsa, aveva 18 anni e viveva in Cecenia. Una notte un gruppo di soldati ubriachi è arrivato a casa sua, la casa dove viveva con la sua famiglia, e ha iniziato a gridare, a parlare, parlavano in russo, lei li guardava e non capiva e l'hanno portata via. Elsa è stata stuprata e poi uccisa. A capo di quei soldati c'era un colonnello, il colonnello Yuri Budanov, e era stato mandato da Mosca perché siamo nei primi anni 2000, la seconda guerra russo-cecena, il cavallo di battaglia di Vladimir Putin, che la chiamava l'operazione antiterrorismo. E in quel periodo, si sa, ci sono crimini di guerra che avvengono tutti i giorni e che vengono spesso tenuti sotto silenzio. E era importante tenere sotto silenzio le violenze che commettevano i soldati mandati da Mosca in quella regione, nel pantano del Caucaso. Ma c'è qualcuno che ha voluto portare fuori, portare alla luce quelle violenze e quelle vicende. Una di queste persone, la conoscete, penso. Ho sbagliato? Okay. Era una giornalista molto testarda, Anna Politkovskaya. Anna andava in Cecenia, andava a raccogliere le storie delle persone, dei civili, andava a raccogliere le storie di omicidi, di processi sommari, di stupri, di attacchi incendiari, e andava negli ospedali a parlare con le persone, andava nei rifugi dei guerriglieri, andava a parlare anche con i soldati mandati da Mosca e a chiedere: ma perché vi comportate così? Anna diceva: io vivo la mia vita e scrivo di ciò che vedo, non poteva stare zitta, anche se questo ovviamente le comportava un sacco di problemi. E la gente dalla Cecenia spesso andava fino a Mosca, alla Novaya Gazeta, il giornale per cui lavorava, a raccontarle le loro storie, perché le diceva: noi non sappiamo con chi altro parlarne, raccontale tu, scrivile. E Anna le scriveva nei suoi articoli, le scriveva nei libri, e le scriveva anche se riceveva continuamente minacce. Una volta è stata anche avvelenata su un volo e un'altra volta, mentre era in Cecenia, un gruppo delle forze speciali l'ha sequestrata e le ha fatto una proposta: se tu vai a letto con il nostro capo poi ti liberiamo. E lei ha detto no. Allora le hanno puntato una pistola alla testa e l'hanno trascinata sotto un lanciarazzi che era in azione in quel momento. Stavano sparando dei missili contro un villaggio vicino. Volevano spaventarla. Ovviamente lei si è spaventata, però alla fine è stata rilasciata e quando è uscita ha continuato a scrivere. E ha scritto fino al 7 ottobre del 2006, quasi 6 anni fa, quando invece con 4 colpi di pistola l'hanno fermata. Era nell'ingresso di casa sua, stava entrando in ascensore ed era di spalle. Le hanno sparato di spalle, neanche il coraggio di guardarla in faccia. Sono passati 6 anni e ancora non sappiamo i nomi dei mandanti, e anche se i processi sono rimasti aperti, sono stati ripresi, probabilmente a breve non conosceremo il nome dei mandanti di questo omicidio, come non conosciamo il nome dei mandanti nel 94% dei casi degli omicidi contro giornalisti che sono avvenuti in Russia negli ultimi 20 anni, il 94% dei casi. Come Anna appunto sapeva che stava correndo dei rischi e lo scriveva anche nei propri libri. E adesso vorrei farvi vedere uno spezzone di un film che è stato girato da un'amica di Anna, una regista che adesso vive negli Stati Uniti.
Принято считать, что журналисты потому там, где войны и катастрофы, что люди и мир хотят знать про... No, non è questo lo spezzone, ma allora forse è meglio se ve lo racconto, forse facciamo prima. È una parte in cui Anna parla del suo ultimo libro, l'ultimo libro che era riuscita a scrivere, che è Diario russo, lo troviamo anche nelle librerie italiane. In questa intervista alla regista diceva: io ho un sogno, ho il sogno di raccontare un giorno in un mio libro di quanto sia facile in realtà portare la democrazia nel nostro paese, di quanto sarà roseo il nostro futuro. Eppure non riesco a essere così ottimista. Mi sveglio la mattina e vedo che i democratici non riescono a portare effettivamente la democrazia nel nostro paese. E questo è brutto, ma è la realtà, bisogna essere realisti. E la rivoluzione, se mai ci sarà, diceva, non sarà piacevole. E purtroppo il libro di cui stava parlando, appunto Diario russo, è stato l'ultimo che è riuscita a scrivere, però l'impatto che ha avuto all'estero è stato fortissimo. Penso che quasi tutti in sala abbiano sentito parlare di lei qualche volta e ho un po' di problemi con questa presentazione. E un'altra donna che non riusciva a stare zitta era Natalia Estemirova. Lei in Cecenia ci abitava sempre, lavorava per un'organizzazione che si occupa di diritti umani, Memorial, e raccontava delle violenze che vedeva tutti i giorni, anche dopo che dal Cremlino, da Mosca, era arrivato l'annuncio «la guerra è finita». Lei diceva «no, non è finito niente, adesso c'è un presidente fantoccio, Kadyrov, ma i suoi uomini continuano a stuprare le donne, a uccidere e non saranno giudicati da nessuno perché queste informazioni non devono circolare». Natalia scriveva anche degli articoli per la Novaya Gazeta, lo stesso giornale di Anna Politkovskaya, e nel 2009 è stata uccisa. L'hanno rapita e dopo poche ore il suo corpo è stato ritrovato senza vita. E così nello stesso anno anche Anastasia Baburova, altra giornalista, freelance questa volta, molto giovane. Lei è stata freddata a Mosca con dei colpi di pistola ed era appena uscita da una conferenza stampa contro il rilascio anticipato del colonnello Budanov. Vi ricordate quello che era a capo di quei soldati che rapirono Elsa, di cui vi parlavo all'inizio? Budanov era stato accusato di stupro e di omicidio. Lei era andata a questa conferenza stampa e subito dopo è stata freddata. Questo invece è il modello di donna che piace solitamente al nostro presidente russo. Queste sono le ragazze per Putin, un gruppo di supporter che l'anno scorso per la campagna elettorale presidenziale hanno rilasciato questo video. Cantano «Voglio essere la tua Connie sul tavolo e sul balcone». Connie forse non sapete chi sia, ma era il Labrador di Putin, era il suo cagnolino. E quindi possiamo dire sono le cagnoline di Putin. Questo è un video musicale molto coinvolgente, forse piacerà particolarmente penso agli uomini in sala. Questo modello femminile vedete la disperazione della donna che non riesce, che è stata lasciata dall'uomo forte del paese. Questo modello femminile di donna bella che dice sempre di sì, comunque consenziente e anche un po' invisibile, se vogliamo, ovviamente contrasta con quelle storie di donne che vi ho raccontato finora. E la moglie di Vladimir Putin non la vediamo più dal 2010. Qualcuno dice che si sia rinchiusa in un convento e comunque lei non interviene mai in televisione, non racconta mai come si sente e non commenta nemmeno le infedeltà del marito o i figli illegittimi che avrebbe avuto da altre belle di turno. Le televisioni in Russia, che sono il principale mezzo di informazione per il paese, sono dai primi anni del 2000 tutte in mano al governo o ai gruppi di potere vicini. L'informazione quindi non è indipendente, è difficile avere delle informazioni che si discostino dalla linea ufficiale, ma ci sono delle buone notizie, anche dei motivi per sperare.
Una è la nascita l'anno scorso di un nuovo canale televisivo, si chiama Doge TV, e all'interno lavorano molte donne, molte giornaliste, e agli inizi del 2012, nel periodo in cui, non so, avrete sentito parlare delle manifestazioni di piazza che ci sono state in Russia contro il partito di maggioranza, contro i casi di corruzione all'interno del partito. Beh, sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone, una cosa mai vista. E i giornalisti di Doge TV erano lì, riprendevano le manifestazioni, parlavano con la gente che partecipava e facevano vedere che non erano tutti dei dissidenti o dei teppisti, come voleva far credere il governo. E allo stesso modo ci sono delle donne giovani, anche delle giovani madri, che adesso sì, stanno scontando delle pene, come Taisia Osipova, per le loro idee, però sono vive e è importante che anche fuori dal paese si conoscano le loro storie. Lei, la sua colpa è quella di essere la moglie di uno dei leader dei movimenti di opposizione, un movimento che si chiama l'Altra Russia. Volevano costringerla a testimoniare, a rilasciare una falsa testimonianza contro il marito. Lei ha detto di no e poco dopo la polizia l'ha arrestata con l'accusa di detenzione di droga. Avevano trovato 4 grammi di eroina in casa sua. Peccato che ci siano dei testimoni che abbiano visto gli agenti portare la droga e lasciarla all'interno dell'appartamento. Però questi sono piccoli particolari. Infatti è stata condannata a 10 anni di reclusione e quest'anno sono stati ridotti ad 8. E lei ha 28 anni, una bambina di 6 e ha una grave forma di diabete che è veramente difficile da curare all'interno di un carcere, soprattutto in Russia. Queste penso che le abbiate viste sui giornali o in televisione, sono le Pussy Riot, un gruppo punk dissidente, diciamo, che a febbraio di quest'anno ha fatto irruzione all'interno della cattedrale di Mosca, cantando una preghiera punk anti-Putin. 3 di loro sono state arrestate, sono Nadia, Maria e Katia, e hanno fra i 22 e i 29 anni. 2 di loro sono madri e altri membri della band, di cui non conosciamo i nomi perché, come avete visto, si esibivano mascherate, sono riusciti a fuggire all'estero o all'interno del paese e ancora non sono stati rintracciati. Loro hanno dichiarato proprio 2 giorni fa che non sono pentite per quello che hanno fatto, anche se ad agosto sono state condannate a 2 anni di lavori forzati con l'accusa di teppismo e incitamento all'odio religioso. Avevano cantato Ave Maria liberaci da Putin, Putin che vuole mandare in Siberia gli omosessuali. Beh, diciamo che il Gay Pride in Russia non è proprio visto di buon occhio, in effetti, ma quando Nadia, quella più a sinistra, quella con la maglietta No Passaran, ha scritto una lettera dal carcere qualche settimana fa, ha scritto: io non sono arrabbiata, la mia non è una rabbia personale, la mia è una rabbia politica. E a me questo ha colpito molto, perché forse all'interno di queste storie, di tutte queste storie di donne che ho raccontato, c'è un filo comune, che è il coraggio di mettersi in gioco per un interesse che non è solo il proprio interesse, in modo più o meno spettacolare, facendo lavori diversi o in modo appunto completamente diverso, però tutte si sono messe in gioco per un ideale di giustizia che dovrebbe riguardare tutta la società in cui vivono. Voglio dire, una madre potrebbe benissimo starsene a casa e non rischiare di finire in galera e di non vedere il figlio per anni, ma o una giornalista potrebbe evitare di andare in una zona di guerra dove è proibito andare. Eppure loro non l'hanno fatto. E questo riguarda anche delle giornaliste e delle attiviste russe che ho conosciuto negli ultimi anni, persone che hanno dovuto rinunciare al loro paese, alla loro famiglia, che sono dovute andare all'estero e che fanno fatica a continuare a lavorare dall'estero. È il coraggio di non rimanere indifferenti. E
Questo penso che sia una lezione che deve riguardare anche noi, anche se la Russia è lontana, però anche nel nostro paese vediamo continuamente delle ingiustizie, piccole o grandi, e spesso ci sentiamo troppo piccoli per fare qualcosa, per fare la differenza. Mi è capitato proprio in prima persona, le prime volte che parlavo con queste attiviste, ancora facevo l'università, e mi raccontavano di storie terribili di persone che vivevano delle esperienze tremende, e io dicevo sì, ma io sono una studentessa, ma come ti vorrei aiutare, ma non so veramente cosa fare, non sono nessuno, non conosco nessuno. E loro mi rispondevano, come no, tu puoi raccontare questa storia, tu puoi parlarne con i tuoi amici, tu puoi scriverne, certo, magari non puoi scriverne su un giornale, però puoi scriverne su un blog, puoi scrivere sui social network, puoi convincere il sindaco del tuo paese a fare con te una piccola mostra con le foto scaricate da internet dei blogger che hanno partecipato alle manifestazioni, puoi parlarne nelle scuole. E negli ultimi anni ho conosciuto effettivamente anche in Italia tante persone che riescono a coinvolgere, solo perché sono spinte dal loro interesse, anche, non so, i professori dei loro figli, e organizzano all'interno delle scuole degli incontri che io avrei veramente adorato quando andavo a scuola, quando invece mi facevano solo studiare a memoria le poesie del Cinquecento, barocco, insomma, vabbè. Non mi ricordo effettivamente niente di quello che ho studiato in quegli anni, e penso che appunto sia questa la lezione di coraggio che può venire da queste storie. Niente, non rimaniamo indifferenti qualunque cosa vediamo, e non pensiamo di essere troppo piccoli per fare la differenza o troppo soli, perché siamo sempre in grado di raccontare una storia, e intorno a noi ci sono sempre persone che sarebbero veramente disposte ad ascoltarle e a fare qualcosa insieme a noi.